Bene ragazzi, continuiamo oggi a parlare di Karl Marx. Passiamo dunque dal materialismo storico al materialismo dialettico, due teorie che, come ho ricordato alla fine della precedente lezione, sono strettamente interconnesse. Abbiamo visto che il materialismo storico, il rapporto deterministico necessario, inconscio, tra una struttura economica che è la vera realtà e una sovrastruttura ideologica, le idee, i pensieri, la religione, i sentimenti, le concezioni giuridiche, politiche, anche artistiche, morali degli esseri umani, cioè la sovrastruttura ideologica che è completamente un'illusione, che non conta assolutamente niente, no? Ricordate questo rapporto tra una struttura economica che è tutto e invece una sovrastruttura ideologica da essa generata che è niente, è soltanto un insieme di illusioni per poveri ingenui ai quali viene insegnata una morale, una religione, un certo modo di comportarsi in società e loro come degli stupidi pensano che siano davvero delle cose importanti che realizzano l'essere umano, con cui avere una vita eterna, no? Con cui avere una dignità, eccetera. Mentre tutte queste cose religiose, politiche, i sentimenti, eccetera, sono soltanto delle truffe, no? Delle truffe per poter far sì che la struttura economica, l'insieme dei rapporti di produzione in una certa epoca si autoperpetui, mantenga il suo potere. Abbiamo già parlato, no? Di questa, ma anche se volete, abbastanza cinica, economicistica riduzione, questo disprezzo che Marx ha per i sentimenti, per le ideologie, per i valori, anche per le cose che sembrano nobili, no? Generazioni e generazioni di imbecilli che credono che la loro morale abbia davvero qualcosa di valido, di importante, sia migliore rispetto alla morale di qualcun altro, no? Che in qualche modo realizzi qualche cosa, no? Sia qualcosa più vicino alla verità, o che pensano che la loro religione o l'impostazione del loro stato, no? Le loro leggi o determinati usi, costumi, organizzazioni familiari, no? Tutti questi fessi che pensano che tutte queste cose, diciamo ideali, ideologiche, abbiano davvero un significato, mentre sono solo cose che vengono fabbricate per i fessi, no? Solo i fessi hanno la morale, la religione, danno importanza a queste cose, gli sono state inculcate queste cose da un impersonale e automatico e deterministico nel suo funzionamento sistema economico che in realtà è l'unica cosa che realmente esiste, la realtà materiale organizzata in rapporti di produzione, mentre tutte queste sciocchezze, fesserie per gli ingenui, religione, morale, no, idee giuridiche, valori e cose insomma di pensiero, di ideologie servono soltanto ovviamente come guinzaglio da parte della struttura economica per tenere a bada, no? Sia le classi dominate che le classi dominanti. Abbiamo visto, l'abbiamo già detto, non fatemi ripetere. L'unica cosa che conta è l'economia, l'unica cosa che conta per Marx anche dal punto di vista dell'elevazione, dell'emancipazione dei ceti popolari, dei ceti oppressi, delle classi oppresse, delle classi sfruttate, per Marx l'unica cosa che conta è soltanto il miglioramento della condizione economica, del tenore di vita, d'accordo? Delle condizioni economiche. Il resto, un miglioramento morale, ideale, religioso, eccetera, per Marx sono soltanto sciocchezze, d'accordo? Sono sciocchezze per gli stupidi. Quando poi il bello è che spesso adesso una strana idea di comunismo molto lontana da quella di Marx fa credere che i comunisti sono quelli che pensano alle cose ideali, non staccate dalla realtà, mentre invece per Marx è esattamente il contrario. Io mi ricordo una volta che, non lo so, Flavio Briatore, sapete, un imprenditore piuttosto provocatorio, disse: ah, ma i comunisti non capiscono niente, i comunisti non capiscono che quello che nella vita conta sono soltanto i soldi, no? Disse Briatore dicendo: i comunisti sono stupidi, pensano ad altre cose ideali e non ai soldi.
Caro Briatore, Marx la pensava alla stessa maniera. Secondo Marx l'unica cosa che conta nella vita sono i soldi. È una metafora, perché vedremo che per Marx i soldi, il denaro deve essere abolito, ma l'unica cosa che conta per Marx sono le condizioni materiali di vita. D'accordo? Questa è l'unica cosa che conta nella vita. Il resto, ideologie, religioni, cose, meglio poveri, no? Ma dice meglio poveri ma onesti. Per Marx queste cose sono solo sciocchezze, d'accordo? Che servono come oppio, d'accordo? Come per incretinire le classi dominate, che quindi continueranno a essere dominate perché si mette loro in testa l'idea che la morale, la religione, l'onore, magari in passato la morte in guerra, la morte patriottica per lo Stato, eccetera, l'amor di patria, siano cose che abbiano un valore, mentre servono soltanto, d'accordo, a sottomettere quelli che credono. Invece Marx pensa di aver svelato la vera realtà. La vera realtà è una forma di materialismo a base economicistica, in cui l'unica cosa che esiste e che davvero interessa le persone nella storia e a cui devono interessarsi anche i ceti popolari sono solo ed esclusivamente le condizioni economiche, e basta. Il resto non conta. Il resto sono ideologie, cose che vengono messe nella testa della gente automaticamente dal sistema economico per perpetuare se stesso. Abbiamo già visto quest'idea molto magari cinica di Marx, però forse molti di voi potrebbero dire molto magari reale. Per Marx tutto ciò che conta è l'economia, il resto non serve assolutamente a niente. Allora abbiamo visto che questo rapporto, no, tra una struttura economica che è la realtà e una sovrastruttura ideologica che è l'illusione, l'emanazione riflessa di questa realtà e serve alla realtà economica per autogiustificarsi, per coprirsi, ha un andamento storico. Infatti in ogni epoca storica, attenzione, la forma economica, cioè quell'insieme dei gradi di sviluppo, quel grado di sviluppo dell'insieme dei rapporti di produzione, grado di sviluppo che aumenta dall'antichità al medioevo all'età moderna, che in ogni epoca viene raggiunto, d'accordo? Corrisponde a una struttura economica. Ogni volta che nella storia viene rovesciata la forma economica, viene rovesciata anche la forma, la sovrastruttura ideologica. Secondo Marx è assolutamente necessario e non può essere diversamente che all'interno della storia ogni forma economica, per esempio lo schiavismo, poi il feudalesimo, poi il capitalismo, inevitabilmente vengano rovesciate, vengono abolite e vengano rovesciate l'una nell'altra. Ognuna di esse è destinata a perire, a crollare e a dar luogo alla nascita di un'altra forma economica, dialetticamente più ricca e più avanzata della precedente. D'accordo? Queste sono le forme economiche. Noi conosciamo, dicono Marx e Engels nell'ideologia tedesca, una sola scienza, la scienza della storia. In questo Marx e Engels concordano con Hegel. La vera scienza che permette di determinare le condizioni necessarie, anche di prevedere ciò che avverrà scientificamente in base a delle leggi deterministiche inevitabili, anche prevedere quello che avverrà in futuro, non è la scienza sperimentale, le scienze fisiche, le scienze naturali. L'unica scienza vera che ha delle leggi proprio che si possono scoprire appunto attraverso l'osservazione scientifica e che ti danno la certezza anche del futuro, è la storia. La storia è l'unica scienza, quindi esattamente come diceva Hegel, non le scienze materiali. Il marxismo, esattamente come la filosofia di Hegel, è una filosofia antiscientifica che pensa che il metodo scientifico galileiano-newtoniano sia inconsistente rispetto alla vera scienza che è la dialettica della storia. Quindi Marx, come abbiamo detto più volte, riprende la dialettica hegeliana, anche se la rovescia, ok?
Ciò che esiste nella storia, a differenza di Hegel, ciò che sostanzia un'etapa dialettica nella storia, per Marx, a differenza di Hegel, è la materia, i processi materiali, l'economia, l'insieme dei processi, il grado di sviluppo dell'insieme dei processi di produzione che questi processi materiali prendono in ogni epoca storica, d'accordo? Mentre invece ovviamente la sovrastruttura, le idee che invece erano alla base della dialettica hegeliana, per Marx, come abbiamo visto, sono del tutto secondarie. Quindi c'è una dialettica storica che per Marx funziona in maniera del tutto simile alla dialettica hegeliana, soltanto che la storia è fatta non di, ricordate, a differenza di Hegel, non di successioni di diversi popoli, ogni volta uno domina il popolo precedente, ma di successioni di diverse forme economiche, in cui in ogni forma economica uno o più classi sociali domina quelle precedenti che vengono schiavizzate, d'accordo? Cerco di essere il più possibile chiaro. La storia è una successione di forme economiche, le vedete qui. Dialetticamente, come diceva Hegel, ogni forma economica può durare fino a un certo punto, non è statica, perché l'insieme dei rapporti di produzione, la produzione economica si sviluppa sempre di più. Quindi attenzione, all'interno di ogni forma economica, per esempio nello schiavismo, nell'età antica, nell'epoca storica antica, si intravedono delle contraddizioni, delle negazioni, no? Delle antitesi dialettiche che faranno in modo che lo schiavismo sia rovesciato in una forma economica completamente opposta, il feudalesimo, che poi sia rovesciato in una forma economica completamente opposta, cioè il capitalismo, d'accordo? Allora succede così. Ogni epoca storica, perché dice Marx noi la distinguiamo da ogni altra epoca storica? Non perché crolla un impero, non perché muore un imperatore, perché cambiano le forme politiche, giuridiche, ideologiche, perché cambiano le religioni, perché queste sono solo sovrastrutture. Ogni epoca storica si differenzia dalla successiva epoca storica, da ogni altra, perché cambia la struttura economica, non la sovrastruttura. Infatti, vedete, in questo schema la sovrastruttura noi non ce l'abbiamo, non ci interessa solo la struttura, capite? Ogni epoca storica è diversa da ogni altra epoca storica perché è contraddistinta da una differente forma economica, ok? Noi perché diciamo che l'antichità va da un certo anno a un certo più o meno anno, un certo periodo della storia? Perché quel periodo, quel lasso di tempo in cui c'è la forma economica dello schiavismo, ok? Poi all'antichità si sostituisce il Medioevo perché? Non perché è caduto un impero per eventi esteriori o per delle guerre o perché un popolo ha sottomesso un altro popolo, come diceva Hegel, ma perché a una forma economica è succeduta un'altra forma economica, d'accordo? Per questo noi possiamo dire che dare nomi diversi all'epoca storica e dire ogni epoca storica qui è diversa da quella, da questa o da quell'altra. Ogni epoca storica si caratterizza perché ha una certa forma economica. Quando questa forma economica scompare dal luogo, da spazio a un'altra forma economica, noi passiamo in un'altra epoca storica che possiamo chiamare convenzionalmente come vogliamo, d'accordo? Quindi la storia è storia di economia, non è storia di stati e di popoli che si combattono, adesso lo vedremo meglio. La dialettica storica fa sì che in ogni epoca storica vi sia una forma economica, come vi ho già detto, che inizialmente ha successo, quando arriva all'apogeo, al massimo del proprio successo, all'interno della forma economica si manifestano vari tipi di contraddizioni, di opposizioni, di rivolte, di interessi economici contrapposti, d'accordo? Tra differenti classi sociali, ok? Una forma economica, un'epoca storica non è mai statica, non è mai pacifica, è sempre caratterizzata da scontri continui, spesso violenti, tra gruppi che hanno interessi economici e posizioni diverse rispetto
rispetto all'organizzazione del lavoro differenti che noi chiamiamo classi, non ceti, ma classi, perché si differenziano per la loro posizione all'interno dei rapporti di produzione, dell'insieme dei rapporti di produzione. In ogni epoca storica che corrisponde a una forma economica ci sono sempre varie classi in lotta, in continua lotta, ok? Alcune classi vogliono mantenere, perpetuare quella forma economica, altre classi, quelle rivoluzionarie, vogliono, e a volte ci riescono, rovesciare quella forma economica. Ed è inevitabile, prima o poi ogni forma economica sarà rovesciata in una completamente apposta. Ricordate la dialettica hegeliana, perché subentra l'antitesi, no, il negativo, il rovesciamento dialettico, il superamento, il togliere e conservare rispetto alla forma economica precedente, d'accordo? Questo avviene quando una o più classi dominanti riescono a diventare classi rivoluzionarie e a rovesciare completamente la forma economica. Quindi questa è la storia. Secondo Marx, ad ogni epoca storica corrisponde una certa forma economica, una certa organizzazione economica, con alcune classi dominanti e alcune classi dominanti. Ok? C'è sempre lo scontro tra queste classi, alcune, una o più di queste classi a volte riescono a vincere e a rovesciare dialetticamente la forma economica. Quindi ogni epoca storica, attenzione per Marx, e ogni forma economica, perché lui segue la dialettica hegeliana, è sempre un rovesciamento, cioè è sempre, uno potrebbe ovviamente non essere d'accordo, è sempre la negazione, l'antitesi, il totale rovesciamento rispetto all'organizzazione economica precedente, perché così funziona la dialettica hegeliana, e sia pure rovesciata, Marx, sia pure attribuendo alla dialettica hegeliana il soggetto economia piuttosto che il soggetto idea, lui riprende totalmente la dialettica hegeliana, d'accordo? Quindi ciò che fa la storia è lotta di classi, dice Marx. In qualunque epoca storica, quindi in qualunque forma economica, Marx chiama le forme economiche anche modi di produzione, d'accordo? In ciascun modo di produzione noi abbiamo sempre delle classi dominanti e delle classi dominate che sono in perpetua lotta tra loro. Queste classi si caratterizzano per avere una determinata differente posizione nei rispetti dell'insieme dei rapporti di produzione, e si scontrano continuamente. Vedete l'analogia con Hegel. Ricordate che per Hegel la storia che cos'è? La storia è guerra tra stati, è guerra tra popoli, in cui ogni stato, ricordate, in ogni epoca storica, ogni popolo riusciva da sottomesso che era a diventare dominante, poi sarebbe diventato di nuovo sottomesso per via di un altro popolo. Quindi per Hegel la guerra è guerra tra stati. Per Hegel, scusate, la storia è guerra tra stati o guerra tra popoli. Mentre invece per Marx la storia è guerra tra classi, o meglio lotta di classi, perché non si tratta di guerre, capito, tradizionali combattute con degli eserciti, con delle uniformi in maniera regolare. La guerra tra le classi è una lotta di classi anche sotterranea, non con le battaglie tradizionali, a differenza di quello che pensava Hegel interpretando la storia come guerre tradizionali tra stati, tra popoli e tra sovrani. In ogni caso, in Marx, esattamente come in Hegel, non c'è niente di pacifico, di pacifista, eccetera. La storia è un continuo conflitto, anche violento. Per Marx è normale che ci siano conflitti tra classi che abbiano interessi economici diversi. La storia è un continuo scontro, anche violento, tra classi, non può essere diversamente. Non può essere una concordia, una pacificazione, un affratellamento, un compromesso tra le classi che decidono come andare avanti insieme, rispettandosi tra di loro. È impossibile. La storia è sempre scontro violento, quindi nessuna idea di possibile esistenza di una storia pacifica. Ricordate come Hegel diceva: senza le guerre la storia registrerebbe solo pagine bianche. Marx dice una frase analoga: la violenza è la levatrice della storia.
Sapete, la levatrice è quella che fa nascere i bambini, la violenza è ciò che fa nascere storia, la violenza, dice Marx, è ciò che genera storia. Quindi la violenza, anche se non tutte le violenze, ma le violenze che portano al progresso storico, cioè che secondo Marx la violenza rivoluzionaria di una classe organizzata che sa cosa sta facendo, è pienamente giustificata, d'accordo? Un certo tipo di violenza, esattamente come per Marx è normale avere un odio di classe. Una classe rivoluzionaria riesce a fare la rivoluzione e a rovesciare la forma economica in quella opposta grazie al fatto che sviluppa odio di classe nei confronti della classe dominante. L'odio di classe, la violenza della classe sfruttata che odia quella che la sfrutta è normale, anzi è, secondo Marx, è assolutamente apprezzabile, è auspicabile e comunque necessaria, perché nella storia tutto va necessariamente, non è che le cose cambiano, attenzione, perché c'è la libertà degli uomini, non è che le forme economiche cambiano, le classi sfruttate si ribellano perché qualcuno scrive qualche libro, perché bisogna realizzare qualche morale, qualche giustizia. Marx odia la morale, il senso astratto della giustizia. Marx pensa che questo avvenga necessariamente in base a delle leggi storiche che lui pensa di aver scoperto, che esprime anche con tutta una serie di dati, di statistiche incredibili di tipo economico, di formule matematiche e così via. Tutto ciò che avviene qui deve avvenire, non poteva avvenire in un altro modo. Come Hegel, per lui le classi, come in Hegel i popoli o gli stati, sono forze sovraindividuali, d'accordo? In cui l'individuo assolutamente si annulla. Non è la libertà, la volontà di singoli individui che fanno cambiare la storia, fanno avvenire le rivoluzioni, cambiare una forma economica nell'altra, capite? Ma sono è l'insieme collettivo delle classi che si muove senza a volte neanche sapere esattamente per cosa si muove. Sì, si assume una coscienza di classe, d'accordo, però comunque questo avviene deterministicamente per via dello sviluppo necessario dei rapporti di produzione, dello sviluppo dei gradi sempre più complessi, i gradi dell'insieme dei rapporti di produzione, d'accordo? Quindi in ogni epoca storica vi è una forma economica, cioè un modo di produzione, che vede continuamente delle classi in lotta. Le classi dominanti che vogliono mantenere quel modo di produzione, le classi dominate che vogliono rovesciare quel modo di produzione e diventare loro le classi dominanti, d'accordo? Questo è sempre stato così. Marx distingue differenti epoche storiche con differenti forme economiche. Una forma economica asiatica, che lasciamo perdere perché sarebbe controversa, forse prima della forma economica asiatica ci sarebbe un comunismo primitivo, primordiale, ma non è chiaro questo in Marx, quindi per semplificare lasciamo perdere il presunto comunismo primitivo e la forma economica asiatica, parliamo solo della forma economica dello schiavismo nell'antichità, che poi è stato superato dialetticamente dalla forma economica del feudalesimo nel Medioevo, il quale poi è stato superato nell'epoca in cui Marx vive, dalla forma economica del capitalismo nell'età moderna, d'accordo? Tutto ciò è avvenuto attraverso uno scontro tra classi. In tutte queste epoche storiche ci sono numerose classi che si scontrano, possono essere liberi e schiavi, patrizi e plebei, padroni della bottega oppure garzoni di bottega, d'accordo? Banchieri oppure addetti alla manifattura e così via. Un insieme di classi piuttosto complesso. Si scontrano le classi in ogni epoca storica, d'accordo? Attenzione, attenzione che non sempre lo scontro porta al fatto che una classe che si ribella, una classe dominante che si ribella vinca e diventa classe dominata. A volte, attenzione, ci sono scontri tra classi o ribellioni da parte di classi dominate che non portano a niente. D'accordo? Molte volte le classi dominate si ribellano, vengono represse, non c'è nessun cambiamento di forma economica, non c'è nessun
progresso storico, non c'è nessun rovesciamento dialettico storico della forma economica, ok? Altre volte le classi che combattono tra di loro arrivano alla rovina simultaneamente, vanno tutte in rovina, d'accordo? Però alcune volte succede che una o più classi dominate riescano, capite, a essere davvero la contraddizione, ricordate l'antitesi hegeliana, la contraddizione, la negazione interna, l'opposizione interna della classe dominante, ok? E quindi riescono, ricordate la dialettica servo-padrone, a organizzarsi in maniera razionale, precisa, con degli obiettivi ed assumere quella che Marx chiama coscienza di classe, che è un presupposto necessario per realizzare la rivoluzione e il rovesciamento della forma economica, e riescano appunto a cambiare la storia, a rovesciare la forma economica. Nel caso, per esempio, dello schiavismo nell'antichità, il modo di produzione era basato sul sfruttamento degli schiavi. Quello era il tipo classico di economia. Senza schiavismo non si poteva andare avanti nell'economia dell'antichità. Succede però che gli schiavi riescano a ribellarsi agli uomini liberi, a far terminare lo schiavismo e si arriva nel feudalesimo, d'accordo? E attenzione, in ogni rovesciamento di forma economica abbiamo appunto necessariamente uno o più classi che hanno fatto e hanno realizzato con successo la rivoluzione. Queste classi diventano le classi dominanti. Uno può non essere d'accordo. Marx la pensa così per via della dialettica hegeliana, cioè Hegel ha avuto questo merito: dato uno stato di cose esistenti, in futuro esisterà per forza il contrario, il rovesciamento di questo stato di cose esistenti. Quindi attenzione, le classi dominate nell'epoca precedente, che vincono nella rivoluzione, diventano necessariamente le classi dominanti nell'epoca successiva. Uno potrebbe non essere d'accordo, potrebbe dire dal passaggio dello schiavismo al cristianesimo sono sempre grandi proprietari, latifondisti, gli uomini liberi dell'antichità, che diventano i padroni feudali del Medioevo. Marx non è d'accordo. Per Marx i padroni dell'antichità, gli uomini liberi, diventano i contadini sfruttati, le classi sfruttate nel Medioevo, e gli schiavi dell'antichità diventano i signori feudali, d'accordo? I nobili. Quindi c'è proprio, ricordate, la dialettica servo-padrone. Uno può non essere d'accordo, Marx pensa così. In un'epoca successiva le classi dominanti sono sempre quelle che nell'epoca precedente sono state le classi dominate, ok? Allora, il feudalesimo ha sconfitto lo schiavismo. Ogni volta che una o più classi diventa dominante, necessariamente per arricchirsi, per produrre in quel modo di produzione, non lo fa apposta, non può non fare diversamente, anche se se ne accorgesse non potrebbe fare nulla di diverso. Ogni classe dominante, capite, produce al suo interno una serpe nel seno, produce al suo interno una contraddizione, un'opposizione interna, per esempio il feudalesimo, appunto quello dei contadini, dei servi della gleba, che inevitabilmente si accresce, diventa sempre più disperata, diventa sempre più sfruttata, si organizza, si unisce si unisce tra i vari componenti, forma una classe rivoluzionaria con coscienza di classe e rovescia anche questa forma economica, capite? Quindi, secondo Marx, il destino delle classi dominanti è che per restare dominanti, per guadagnare, per far funzionare il loro tipo di economia, capite, inevitabilmente generano, non possono fare diversamente, quelli che lavorano per loro, gli sfruttati, che poi però, senza poter riuscire a controllarli, diventano sempre più forti, sempre più numerosi e saranno la fine della classe dominante che li ha prodotti. Il feudalesimo produce i servi della gleba, i servi della gleba poi faranno, capite, il rovesciamento di nuovo e faranno passare dal feudalesimo al capitalismo. Secondo Marx, lo so che questo può essere molto contestato ed è stato fatto, i capitalisti che appunto passano dal Medioevo all'età moderna, i capitalisti non sono altro che i servi della gleba del Medioevo, che sono diventati capitalisti, mentre invece i nobili padroni feudali del Medioevo
vengono ricacciati allo stadio di operai, di proletari, la classe dominata dal capitalismo. Uno potrebbe dire non è vero, sono gli stessi signori feudali che a un certo punto hanno deciso di modernizzarsi e sono diventati grandi proprietari capitalisti. Marx non può accettare questo, ricordate, lo ripeto, la dialettica servo-padrone. Ogni epoca storica deve essere il rovesciamento dialettico della precedente, quindi deve vedere come classi dominanti quelle che erano quelle dominate nell'epoca precedente, d'accordo? Quindi uno può non essere d'accordo, i moderni capitalisti sono i discendenti dei servi della gleba nel feudalesimo. E quindi si arriva all'età moderna, al capitalismo. Attenzione, non si può tornare indietro, non solo, ma ogni epoca storica ha una forma economica che è sempre migliore della precedente, d'accordo? È un progresso, è un modo di sfruttare, di utilizzare la natura, di prendere materie prime, di lavorarle sempre migliore rispetto all'epoca, alla forma economica, al modo di produzione precedente, d'accordo? Come in Hegel, ogni tappa dialettica, in questo caso ogni forma economica e ogni rivoluzione che fa passare da una forma economica all'altra, ogni tappa dialettica è migliore, più ricca, più complessa nel suo grado di sviluppo dei rapporti di produzione di quella precedente. Quindi attenzione, Marx apprezza moltissimo il capitalismo è quello che la classe capitalistica dei borghesi ha fatto. La classe capitalista, attenzione, a differenza di quello che molti pensano non capiscono niente di Marx, la classe capitalistica viene molto elogiata da Marx proprio all'inizio della sua opera Il Capitale, nei primi proprio capitoli del Capitale. Marx fa un elogio storico dei borghesi, della classe capitalistica. Essi sono stati classe rivoluzionaria, si sono opposti al feudalesimo, hanno eliminato tutto quello che Marx chiama il ciarpame feudale dell'epoca precedente, con un grande lavoro, un grande spirito di iniziativa, di accumulazione, eccetera. Quindi un vero elogio del capitalismo. Quelli che diventeranno i capitalisti hanno iniziato prima ad accumulare capitali nelle campagne. Poi ci sono state le scoperte geografiche, il colonialismo e i capitali sono stati investiti lì. Poi i capitali sono stati investiti nelle manifatture. Poi le manifatture non bastavano più, è arrivato per un'ulteriore accumulazione il vapore, le macchine e così via. L'industria moderna che produce molto di più in maniera efficiente rispetto alla manifattura tradizionale che a sua volta aveva sconfitto l'organizzazione della manifattura nelle botteghe, eccetera. Il capitalismo è arrivato a prevalere. Quindi un grande elogio della classe dei borghesi capitalisti, capite? Però succede sempre così. Una classe è rivoluzionaria, è un grande merito perché fa franare, rovescia completamente il modo di produzione precedente, quello del feudalesimo, e quindi questo è il merito del capitalismo. Però ogni classe rivoluzionaria che è riuscita a fare la sua rivoluzione poi diventa reazionaria. I capitalisti a un certo punto cominciano a non lavorare più, a far lavorare i proletari. Quindi, esattamente come il signore feudale non poteva fare niente contro l'emergere delle classi contadine, in rivolta, eccetera. I capitalisti per poter guadagnare, non è che lo fanno apposta, non guadagnerebbero, fallirebbero, per poter guadagnare devono assumere sempre di più salariati proletari, sfruttarli sempre di più, se no fallirebbero nella libera concorrenza, e farli diventare sempre più grandi di numero, più consapevoli delle loro situazioni di sfruttamento. Capite, il capitalismo non c'è nulla che avvenga in maniera moralistica. Marx dice che anche i proletari non hanno da realizzare nessun ideale. Non è che questa evoluzione storica avviene perché c'è qualcuno che declama, c'è un'ingiustizia, le cose cambiano perché ci sono delle prediche o delle lamentele o qualcuno che scrive dei libri moralistici, eccetera. Le cose cambiano semplicemente perché devono cambiare necessariamente, perché si sviluppano continuamente nuovi e più complessi insiemi di rapporti di produzione. Faccio un esempio. Teoricamente i proletari faranno quello che
devono fare in base alle leggi deterministiche della storia, anche se non volessero farlo, d'accordo? Non lo fanno per realizzare un ideale, lo fanno perché sono forze determinate nella storia senza avere nessun tipo di libertà. D'accordo? Assumono sì una coscienza di classe, ma questa coscienza di classe, lo sapete, è sempre una sovrastruttura determinata dalla loro posizione nell'insieme dei rapporti di produzione. Quindi, come i signori feudali hanno fatto con i servi della gleba, che poi sono diventati capitalisti, una volta che i capitalisti, e questo è un grande merito secondo Marx, hanno preso il potere rispetto ai signori feudali, i capitalisti poi a un certo punto iniziano però, non lo fanno perché sono cattivi, è il loro mestiere, se no non lavorerebbero, se no non guadagnerebbero, se no fallirebbero. Iniziano a sfruttare un numero sempre più grande di proletari, di salariati, diventa sempre più grande, sempre più disperato, molti sono disoccupati, sfruttati, alienati dalle macchine, sostituiti dalle macchine, diventano sempre di più, i capitalisti diventano sempre di meno perché la libera concorrenza ne ammazza molti che diventano proletari, insomma c'è una legge storica precisa per cui alla fine la classe dei proletari assumerà una coscienza di classe. Secondo Marx questo viene, attenzione, anche perché i proletari nel loro nuovo modo di lavorare sono a stretto contatto, cioè nelle fabbriche la vicinanza tra i proletari, il fatto di essere stipati sempre nelle stesse fabbriche, fa sì che loro ovviamente si organizzino e sviluppino una coscienza di classe e quindi poi a sua volta il capitalismo sarà, capite, rovesciato da una classe ovviamente dominata, cioè i proletari, e si passerà a un'inversione di modo di produzione che ancora non si è visto, quello dell'epoca futura che prenderà al posto dell'epoca attuale di Marx, dell'epoca moderna, in cui al posto del capitalismo ci sarà il socialismo e poi vedremo come avverrà, d'accordo? Quindi attenzione, in questo schema è fondamentale precisare, spero che si sia capito come funziona il materialismo dialettico, perché appunto è dialettico. È fondamentale precisare che in tutte le epoche storiche prima del capitalismo i rapporti, gli scontri tra le classi e il numero delle classi era sempre più di due, cioè le classi erano molte, erano variegate ed erano complesse, quindi la situazione è complicata. Arrivati però al capitalismo, cosa fa il capitalismo? Semplifica in maniera brutale i rapporti di classe, cioè mentre nel feudalesimo e nello schiavismo le classi erano molte e i loro rapporti complessi tra di loro, il capitalismo semplifica la situazione. Il capitalismo dà origine soltanto a due classi sociali, mentre nelle epoche precedenti erano sempre molte, ok? Due classi sociali, perché questa semplificazione ovviamente prelude alla semplificazione definitiva della forma economica successiva, il socialismo, in cui vedremo non ci saranno più classi e non ci sarà più lotta di classe. Lo stesso problema di Hegel, no? Sembra che la dialettica è il rovesciamento di ogni tappa dialettica, va dall'infinito, esattamente come Hegel, no, invece si fermava lo Stato prussiano, si ferma a un certo punto della storia, anche per Marx si ferma ad un certo punto della storia, cioè il socialismo, non ci saranno più classi, non ci sarà più dialettica, scontro e così via. Questa è un'aporia, diciamo. Marx, la dialettica dovrebbe andare all'infinito, non va, a un certo punto si ferma, abbiamo il mondo perfetto che non si sviluppa ulteriormente, non dà luogo a rovesciamenti dialettici. La stessa aporia l'abbiamo vista nella filosofia della storia di Hegel, ma ne parleremo meglio in seguito. Quindi il capitalismo ha soltanto due classi, che Marx chiama la borghesia e il proletariato. Attenzione, soltanto due classi. La cosa singolare è che Marx, forse sottovalutandole, non dà dignità di classe ai contadini, che pure sono tantissimi in età moderna, nell'Ottocento quando viveva lui. Per lui i contadini sono sparpagliati nel territorio, non messi a diretto contatto nelle fabbriche come i salariati proletari di fabbrica, e quindi non possono sviluppare una coscienza di classe. Poi inoltre i contadini, lui dice, sono troppo asserviti alle idee dei padroni
e quindi sono conservatori e così via, i contadini non possono essere classe rivoluzionaria, anzi per Marx non sono neanche una classe, ma come erano comunque moltissimi nell'Ottocento. La sottovalutazione dei contadini sarà molto gravosa anche nei successivi sviluppi del marxismo, nei partiti socialisti e del movimento operaio, che spesso non appoggiarono i contadini in lotta, non pensarono mai che i contadini potevano fare la rivoluzione, perché Marx aveva detto che i contadini non sono classe rivoluzionaria, anzi non sono neanche concepibili come classe. Vedremo che poi Lenin o altri, Mao Zedong o altri, innoveranno dando credito in qualche modo ai contadini, però è significativo che per Marx i contadini non esistono. Marx perché fa questo? Perché pensa alla situazione dell'Inghilterra, lui vive in Inghilterra, dove i contadini erano diventati pochissimi e si erano trasformati tutti in operai, erano migrati nelle città industriali, ma in tantissimi altri posti d'Europa questo non era successo. Stessa cosa per gli aristocratici. Marx troppo facilmente elimina dall'esistenza delle classi sociali gli aristocratici. Per lui gli aristocratici inglesi si erano messi a lavorare, eccetera, erano diventati capitalisti oppure dovranno scomparire come classe. Però nel resto d'Europa non è così, quindi si potrebbe criticare il fatto che Marx pensi che nell'epoca capitalistica ci siano solo due classi, borghesi e proletari, perché anche gli aristocratici e contadini magari erano ancora delle classi, ma Marx non le considera tali. È molto semplice la differenza tra borghesi e proletari, le uniche due classi che danno luogo al conflitto nell'età moderna, nell'età industriale, nell'età del capitalismo. La definizione è precisa. Marx dice che la borghesia, la classe della borghesia, è rappresentata dai moderni capitalisti. Dai moderni capitalisti che possiedono mezzi di produzione e assumono salariati. Chiaro, la classe dei capitalisti sono quelli che possono lavorare facendo lavorare le loro cose agli altri, guadagnando senza lavorare. Cioè hanno mezzi di produzione. Attenzione, per mezzi di produzione non significa solo un'industria oppure una terra. Può essere anche un appartamento che tu affitti, può essere un insieme di denaro che tu investi, che tu paghi per far lavorare qualcuno al posto tuo. Un mezzo di produzione, una qualunque proprietà, compresa un'abitazione oppure del denaro, una fabbrica, mezzo di produzione, qualunque proprietà privata che tu hai. Capito? Quindi i capitalisti per Marx non sono solo i grandi industriali ricconi miliardari, anche un piccolo borghese che possiede un'abitazione, un conto in banca o qualcosa del genere, è un capitalista. La traduzione inglese di capitalisti, infatti, a parte che Marx li chiama borghesi, cioè capitalisti, ma lui dice la borghesia, bourgeoisie in inglese, ma la traduzione in inglese è anche middle class, classe media. Quindi non pensiate che Marx quando dice capitalisti pensa solo ai grandi industriali, ai padroni, ai miliardari, ok? Tutti quelli che possiedono qualcosa, hanno un mezzo di produzione e quindi possono sfruttare questo mezzo di produzione per non lavorare, facendo lavorare qualcun altro ai loro mezzi di produzione, ok? Invece il proletario lui li definisce in modo contrario. Sapete, proletario letteralmente significa possiede solo la prole, i figli, cioè non possiede niente. I proletari sono, rispetto alla borghesia, i proletari sono i moderni salariati che non possiedono mezzi di produzione e devono quindi lavorare per vivere. Cioè hanno come unica possibilità per vivere quella di vendere la loro forza lavoro. Il proletario, l'operaio o qualunque lavoratore dipendente, diciamo così, lui pensa agli operai di fabbrica, sono quelli che non possiedono niente, non hanno le proprietà, non le possono affittare, investire o far lavorare da qualcun altro per vivere senza lavorare. Non avendo niente, possono soltanto erogare il loro lavoro fisico, venderlo in cambio di un salario, facendosi sfruttare. Lo vedremo in seguito, l'abbiamo anche visto nella teoria dell'alienazione del lavoro. Però attenzione, il lavoro sfruttato, forzato dei poveri proletari non deve essere assolutamente, l'abbiamo già detto in un'altra lezione, confuso con il lavoro degli schiavi nell'antichità. La fabbrica, l'economia industriale, dice Marx, produce lavoro salariato, il lavoro dipendente, tu fai tot ore nella mia fabbrica, io ti pago tot soldi. Il lavoro salariato è l'esatto opposto dello schiavismo antico, d'accordo? Non è che si torna indietro, si va sempre avanti in una forma economica
completamente nuova rispetto alle precedenti, come la dialettica hegeliana, no, dice, si toglie e si conserva, si rovescia, si toglie e si conserva, ogni volta è l'antitesi, ogni volta è il rovesciamento, il togliere e conservare di ciò che era prima, c'è una cosa sempre migliore, sempre completamente nuova, non si torna mai indietro, d'accordo? Quindi questa è la situazione del capitalismo, dell'epoca del capitalismo. Ci sono i borghesi che sono solo semplificazione tremenda rispetto all'epoca precedente, ci sono solo due classi in lotta invece di tante, come nelle epoche storiche, nei modi di produzione, nelle forme economiche precedenti, d'accordo? Quindi ehm, eh, i- quelli che hanno mezzi di produzione assumono, pagano con del denaro, assumono salariati, assumono dipendenti per lavorare con i loro mezzi di produzione, quelli che non hanno mezzi di produzione, cioè i moderni salariati proletari, che devono per forza vendere la loro forza lavoro per guadagnare dei soldi e vivono finché lavorano, vivono solo quando lavorano, vivono solo quando riescono a erogare il loro lavoro fisico. Se si ammalano, se non possono lavorare manualmente, non vivono, non guadagnano, d'accordo? Ora, ripete Marx, nel capitalisti, anche se si accorgessero di quello che stanno facendo, magari leggendo le opere di Marx, non possono evitare, capite, di rendere i capitalisti, non possono evitare di rendere i proletari sempre più numerosi, sempre più arrabbiati, sempre più organizzati, sempre più dotati di una coscienza di classe, inevitabilmente in base alle leggi deterministiche, scientifiche che Marx e Engels pensano di aver scoperto nella storia, inevitabilmente succederà che i capitalisti saranno espropriati e che gli espropriati, cioè i proletari, prenderanno il posto dei capitalisti rovesciando, ponendo fine al capitalismo. Questo è un processo inevitabile. I capitalisti non possono non produrre i proletari, sfruttarli e predisporli alla rivoluzione vincente, perché altrimenti i capitalisti non vivrebbero, non guadagnerebbero, è chiaro. Quindi i capitalisti, senza volerlo, senza accorgersene, ma ripeto, anche se ne fossero coscienti, non potrebbero fare diversamente, forgiano contemporaneamente le catene dei proletari, ma forgiano anche le armi, senza avvedersene i capitalisti, forgiano anche le armi che i proletari useranno contro di loro per distruggerli e per andare loro al potere. Come questo avverrà in base a delle precisissime leggi economiche che per Marx e Engels sono scientifiche, lo vedremo dalla prossima volta esaminando le teorie dell'opera Il Capitale. Nel Capitale ci sono delle teorie economiche proprio inflessibili che non riguardano, capite, la morale, il senso di giustizia, l'avanzamento di un ideale, eccetera, che sono cose deterministiche per cui il proletariato si comporterà anche magari non volendo, anche se non volesse, per forza, deterministicamente, si comporterà in quel modo e darà quell'esito storico, perché questo è il ruolo storico deterministico che le leggi storiche inflessibili destinano al proletariato, d'accordo? Cioè questo è importante. Il proletariato non realizza quello che realizza per motivi morali, per raggiungere un ideale, in base a una propria libertà, d'accordo? È vero che assume coscienza di classe, ma questa coscienza di classe deriva deterministicamente dal loro rapporto, dalla loro posizione nei rapporti di produzione. Quindi fanno quello che fanno, la classe proletaria, non per realizzare un ideale, per una morale o perché qualche singolo scrive dei libri, li sprona, capite? Lo fanno perché sono una forza economica che deterministicamente deve fare per forza, e secondo Marx e Engels loro hanno determinato leggi scientifiche per cui prevedono il futuro, prevedono quello che i proletari faranno, devono fare per forza in quel modo. Se non capite il determinismo di Marx, se non capite che i singoli individui, anche i rivoluzionari, anche i proletari, sono inglobati
in un collettivo che è la classe sociale, in Hegel era lo Stato e il popolo, un collettivo che è sovraindividuale, in cui l'individuo si annulla nella sua libertà. Non potete capire Marx, avrete un'idea, come dire, romantica, diciamo anacquata, New Age, politicamente corretta, umanitaria di Marx, ma Marx assolutamente non è quello, d'accordo? Quindi spero che si sia capito il materialismo dialettico, la prossima volta vedremo in base a quali precise leggi economiche Marx ed Engels pensano di poter prevedere con esattezza come, quando e perché il proletariato si ribellerà al capitalismo, farà una rivoluzione riuscita e il capitalismo cesserà di esistere e si rovescerà nel suo contrario, cioè nella forma economica socialista. Spero che sia chiaro, insomma, questo fatto del materialismo dialettico. Il materialismo dialettico, vedete, porta, faccio un'ultima notazione conclusiva, Marx e Engels a concepire la storia in maniera un po' più difficile da interpretare. Cioè, che cosa voglio dire? Spesso per Marx e Engels, ancora adesso per quelli che hanno un'impostazione marxista, la vera storia è una storia segreta. Cioè, che cosa muove la storia? Il conflitto economico tra le classi. Però attenzione, nella storia questo conflitto economico tra le classi non si vede, capite, in maniera immediata, in maniera evidente. Quello che noi vediamo è quello che dice Hegel, cioè la storia delle guerre, i popoli, gli imperi, i sovrani, le conquiste, i trattati di pace. Quella, diciamo, che è la storia manifesta. E secondo Hegel quella è la storia, ma secondo Marx ed Engels non è così. Cioè la storia manifesta non è la vera storia, perché la vera storia magari tu devi, per capirla, devi interpretarla, capito? Devi andare sotto le guerre di successione, di secessione, gli spostamenti degli eserciti, gli imperatori, i sovrani, le conquiste, per vedere cosa c'è di economico alla base, mentre le guerre di conquista, i sovrani, gli imperi, capite, sono solo la sovrastruttura politica e giuridica di forze economiche profonde che molto spesso non appaiono. Quindi attenzione, questo è importante, ancora adesso lo fanno i marxisti nella storia, ma anche nella storia della letteratura, nella storia dell'arte, per capire, per evidenziare, per mettere in evidenza, per descrivere la vera realtà della storia, cioè i fenomeni economici, gli scontri tra interessi economici di classe. Tu devi scavare al di sotto degli eventi storici e magari trovare delle cose che, capito, che non appaiono alla superficie degli eventi storici, cioè cose più profonde di tipo economico. Cose più profonde di tipo economico che però, capite, possono essere controverse, perché magari il marxista dice quella guerra significa che si sta irrobustendo quella classe economica, quell'altro sovrano, quell'altra conquista significa che nella realtà sta avvenendo quell'altro processo economico, però a volte questi processi economici, capite, non sono ben chiari, quindi possono lasciare adito a diverse interpretazioni. Questo è uno dei problemi dell'interpretazione della storia del marxismo. Per trovare dappertutto, i marxisti vogliono trovare dappertutto una causalità economica. Marx in questo è stato eccessivo. Marx aveva detto materialismo storico, non sempre la causa di tutto è economica, però di fatto Marx non fornisce nessun esempio di una causalità storica che non sia economica, quindi è molto totalizzante, sicuramente per l'influsso di Engels che era molto duro su questo. Marx arriva a pensare in maniera forse eccessiva, monolitica, gli stessi suoi seguaci hanno un po' ammorbidito questa posizione, che tutto ciò che avviene nella storia ha solo una motivazione economica, ok? E non c'è nient'altro. Solo che per trovare questa motivazione economica, capite, a volte non è semplice, bisogna interpretare fatti storici in cui la causalità economica è nascosta, è sotto la superficie. E questo è il problema, che ognuno magari può interpretare con diverse interpretazioni economiche la stessa epoca o gli stessi fatti storici, magari a volte forzando l'interpretazione, inventandosi magari la crescita o lo sviluppo di una forza economica laddove forse non ci sono prove. Quindi attenzione. Io non dico che il marxismo sia all'origine di un certo tipo di complottismo
oggi e ieri, però in parte è così, capite? Perché di fatto se tu inizi a pensare che la storia si muove sempre per andare verso l'interesse di una certa classe economica, inizi, capite, a interpretare tutto, anche le cose visibili, in base a questa causalità. Diceva infatti Lenin, guarda a chi giova un evento e saprai chi l'ha provocato. Ma questo è rischioso. Io vedo quale classe economica si arricchisce o si arricchisce, si avvantaggia, si consolida politicamente, per esempio a seguito dello sviluppo di un movimento terroristico, e inevitabilmente dovrò pensare che quel movimento terroristico sotterraneamente è finanziato, comunque è generato in qualche modo, magari dalle classi ricche occidentali che grazie alla paura di quei terroristi si arricchiscono o si fanno votare. E però è veramente così, d'accordo? Cioè, non so se mi spiego. C'è un certo pericolo in questa visione, questa non è solo una mia critica di tanti studiosi, in questa visione del materialismo storico e materialismo dialettico. Se la causalità è sempre economica e va sempre a vantaggio di una classe dominante, magari si può iniziare a pensare in maniera troppo facile che qualunque cosa avvenga nella storia, fatto l'esempio del terrorismo, sia poi determinata inevitabilmente dalla classe economica dominante. Quindi siano sempre i ricchi, siano sempre i popoli occidentali più evoluti, eccetera, che sono responsabili di tutto, anche dei disastri nel terzo mondo, eccetera, perché magari ne approfittano. Cioè, capite, inizia a innescarsi questa logica tipicamente marxista del sospetto, del complotto, del fatto che tutto avviene, qualunque cosa, perché la causa sono sempre i ricchi, i dominanti, quelli che detengono le redini del sistema. Vi ho fatto quindi anche una riflessione, un po' non dico una critica, ma una riflessione, anche perché magari serve per capire meglio che cos'è questa interpretazione materialistica, economicistica della storia, in cui materialismo storico e materialismo dialettico si intrecciano strettamente. Vedremo nella prossima lezione perché inevitabilmente il capitalismo deve crollare, i proletari faranno la rivoluzione, finirà il modo di produzione borghese e ci sarà l'avvento del socialismo. Per farlo però dobbiamo studiare delle precise leggi economiche, perché questo avviene per motivi economici e non per motivi ideali o per un caso. E le teorie economiche del capitale. Alla prossima volta.